Allora, bentornati. Nel video precedente abbiamo visto la A di Polka Dots e Moonbeams. Pezzo, ve lo ripeto. Più o meno. Ok, qui va tutto questo giro, super giro in Fa, cambiando, andando al quarto, eccetera, eccetera. E poi all'inciso va in La maggiore. Quindi la seconda volta chiude e ora va alla maggiore, sfruttando ovviamente il pivot, no, del 2-5 di La minore, che è Si siete unito Mi settima, perché La ci sta in Fa, che è il terzo grado, e poi invece risolve sulla maggiore. Ok? Avete capito il meccanismo? Quindi la melodia sarebbe... Spero di averla fatta precisa, insomma, diciamo. Più o meno è questa cosa qua. No, mi pare che è questa qua, ok? Allora, praticamente si capisce, no? È proprio 3 volte il giro di La. La minore, La maggiore, Fa diesis minore, Si minore, Mi settima, La nona, Fa diesis, Si minore, Mi settima, La maggiore, Fa diesis, e poi qua fa La, però invece di cadere su un La maggiore, un La settima, quindi si riporta in Fa, perché La settima è il quinto grado di Re, sesto grado di Fa maggiore, e poi Re va a Sol, Sol va al Do e torna a casa. La settima, Re settima, Sol minore. Quindi usa questa cosa che c'è in La, c'è in Fa e c'è in La, e quindi li usa sia per uscire che per entrare dalla nuova tonalità. Io vi consiglio, tra parentesi, di andare a vedere sul gruppo, su Facebook, abbiamo un gruppo, dove io posto della roba a volte così, diciamo, in maniera più disimpegnata di YouTube, che devi fare il video tutto fatto bene, insomma, giro una cosa, la metto ed è più pratico. Per esempio, ho spiegato una cosa su questo fatto delle triadi su basso, triadi su tre, insomma, delle robine simpatiche, quindi vi consiglio di andare là sopra. Come vi consiglio anche di seguirmi su Instagram, perché ho cominciato a fare, a parte un po' di cose che già ci sono, però ho cominciato a fare una serie di piccoli video in cui faccio vedere dei pattern, frasi, ha messo pattern, proprio mi fa venire l'ulcera, comunque delle frasi che non sono da prendere, trasportare, sì, anche, voglio dire, ma soprattutto da cercare di capire. Infatti non faccio come fanno altri che ti sparano la frase, non dicono niente, umaro quando so bravo. No, io nel videino, sempre un minutino, però spiego quello che faccio, quindi ci stanno degli elementi improvvisativi che potete prendere, sviluppare e migliorare. Detto questo, su questo inciso di Polka Dots, allora, prima cosa, ancora una volta, usiamo questa cosa di questa alternanza fra il secondo e il quarto, quindi la prima volta
Quindi qua farebbe di nuovo il giro tale e quale, primo, sesto, secondo, quinto. Cioè, per carità, non è che uno può dire che sbaglia, insomma, è bellissimo. Però, se ho fatto 3 volte, questo a me un po', diciamo, mi annoia. Quindi, a questo punto, possiamo andare al quarto grado. Questi giochi, invece, tra anche proprio colori all'interno della scala armonizzata della tonalità, è roba figa, cioè fa un effettone. Non è roba che uno deve mettere per forza i policordi di Hancock. Insomma, uno può anche mettere un grande re maggiore e fare un fatto bello, quindi no? Quindi no. Cambi la tonalità, fai un fatto figo. Cioè, scusatemi, cambi la melodia, cioè prima la melodia in realtà andrebbe. Se io la cambio. Mi fa un fatto più gioioso, quindi qua va bene. Questa è un'altra cosa fighissima, cioè il fatto di far muovere le voci interne degli accordi su tredicesima bemolle, nona bemolle, queste cose qua, che tra parentesi è una cosa assurda che mi fece capire un mio amico carissimo, meraviglioso, Dario Deida, che è un pianista fenomenale, e fece un arrangiamento di un pezzo. Una volta mi fece vedere questo movimento, me lo ricordo ancora, questo fatto qua che era fighissimo. Questa cosa qua di usare, no? E quindi io poi ho iniziato, insomma, diciamo, a usarla, ed è effettivamente figa perché ravviva. Scusate. Eccetera, eccetera. Ok? Quindi, però non era questa la cosa che vi volevo sottolineare. La cosa che vi volevo sottolineare è che in questa cosa di questo la che continua, eccetera, eccetera, nella seconda parte, quando scendiamo, facciamo la seconda discesa. Ok, questa qua. Si può applicare un'armonizzazione, 2 tipi di armonizzazione. Uno molto evanziano, quello là per seste, quindi ok, ricordate la sesta, diciamo, è il rivolto della terza, no? Quindi sia per terze che per seste funziona. Ok, per seste. E arrivato a questo punto qua, possiamo rincarare la dose e fare una figata, cioè armonizzare per triadi. Ok, quindi quindi qua semplice.
e ritorni a Fa maggiore, eccetera, eccetera. Quindi lo risuono l'ultima volta, giusto? Lo suono lento, così cerchiamo di capire. Allora. Quindi solo seste. Eccetera, eccetera, ok? Quindi ve l'ho messo un po' con la cosa. Chiaramente questa cosa delle triadi è un mondo a parte. Vi ripeto, c'è un videino sul gruppo su questo argomento qua e dà delle possibilità incredibili, perché non so se avete notato, quando noi arriviamo alla fine, stiamo su un mi settima, noi usiamo 4 triadi per armonizzare questa cosa cromatica e, attenzione, triade di Mi, vabbè ci sta, ma attenzione, triade di Mi bemolle, triade di Re, quindi viene praticamente un Mi Sas e un triade di Do diesis Re bemolle, come lo volete chiamare, che viene il famoso accordo nona bemolle 13, nona bemolle 13. Eccetera, eccetera. Ok? Quindi, due concetti molto lontani. Il primo è quello di non disdegnare le soluzioni tonali sulla scala armonizzata, che fanno una roba meravigliosa e ti permettono, con un materiale sonoro molto friendly, di cambiare la situazione, cambiare l'umore, cambiare il sapore della soluzione, del passaggio, eccetera. Questo. E poi provare ad armonizzare le melodie, che ti dà la possibilità di creare movimento, no? Con le terze, con le seste o addirittura con le triadi, e vedere che cosa succede a questo punto. Spero che vi sia piaciuto. È arrivato Siri all'improvviso, pure lei vuole partecipare alla gioia della musica. E spero davvero che vi sia piaciuto questo video, che quindi come sempre spolpatevelo e buon divertimento. Al prossimo video.